Un'ora a nord di Philadelphia, davanti a una drogheria di Sunbury, si trova una targa. Qui, dal 1805 al 1818, lavorò Lorenzo da Ponte, librettista di Mozart. Senza che nessuno veramente se ne accorgesse, in quel piccolo paesino della Pennsylvania, dietro la porta del mercato, si trovava l'autore che aveva dato voce a opere immortali come Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte. Ma come c'era finito lì da Ponte con la compagna e 4 figli? Nato Emanuele Conegliano nella cittadina di Ceneda, oggi Vittorio Veneto, Lorenzo da Ponte aveva preso il suo nome dal vescovo locale che lo battezzò insieme al padre, un ebreo che aveva deciso di convertirsi per sposare una donna cattolica. Convertito anche lui, da Ponte era entrato in seminario più che per vocazione, per il bisogno di ricevere un'educazione, ma una volta prete, dopo essersi trasferito a Venezia a insegnare letteratura, si dedicò più che altro a una vita di concubinaggio, avventure amorose e dissolutezze di ogni tipo, insieme all'amico e collega Giacomo Casanova. Nel 1779 la città emise un bando di espulsione contro di lui. E fu così che da Ponte iniziò tutt'altra avventura in giro per l'Europa, scappando prima a Gorizia e poi a Dresda e arrivando poi a Vienna nel 1784 per intercessione del compositore Antonio Salieri. Sono sicuro che lo riconoscerete dal film Amadeus. Fu alla corte di Giuseppe II che da Ponte iniziò a lavorare con Mozart, iniziando con lui un sodalizio unico che trasformerà l'opera da una messa in musica di testi fissi, spesso composti dall'italiano Pietro Metastasio, a uno spazio di dialogo tra nota e parola. Inutile dire poi che Don Giovanni è il suo ritratto inequivocabile. Dopo la sua stagione d'oro di Vienna, con la rivoluzione francese a mettere in subbuglio le corti europee, da Ponte si trasferì a Parigi e poi a Londra, dove si tenne a galla facendo il tutor di italiano, come poi qualche anno più tardi anche Ugo Foscolo, che nella capitale inglese, pieno di debiti, scriverà la prima storia della letteratura italiana. Pieno di debiti lo era stato anche da Ponte, che, arrivato alla bancarotta nel 1805, decise per disperazione di attraversare l'Atlantico con i suoi figli e la sua nuova compagna Nancy Grall e rifarsi una vita nei giovani Stati Uniti. Finì a Sunbury, in Pennsylvania, da dove veniva la famiglia di lei, e lì visse per 13 anni, finché non si annoiò e decise di tornare a New York. Fu a Upper Manhattan che incontrò il poeta Clement Clarke Moore, famoso per aver dato il nome alle renne di Babbo Natale. In dialogo con lui si propose come professore di lettere italiane, lanciandogli la sfida di educare gli americani allo studio delle lingue. In un sonetto più tardi scriverà degli Stati Uniti: «Con lodevol preferenza si coltiva ogni scienza, soprattutto la numerica, in cui celebre è l'America, ma nei studi delle lingue un po' meno si distingue». Ecco, fu grazie a Moore che entrò in contatto con il presidente di Columbia College, che decise di assumerlo come professore di letteratura italiana. Fu lui il primo professore di Italian Studies in America. Fu lui il padre fondatore della disciplina. In questo contesto il suo passato ritornò a galla e il suo talento venne riconosciuto. Nel 1833 da Ponte aprì a New York la Italian Opera House, che diventerà poi National Theatre e la Metropolitan Opera House. Fu grazie a Da Ponte che le opere di Mozart e Rossini entrarono nell'immaginario americano e grazie a lui lo studio dell'italiano non solo è una disciplina accademica, ma una porta d'ingresso privilegiata a un mondo di scoperta, di invenzione e di eccellenza intellettuale. Una porta che chiede solo di essere aperta, come un tempo era stata la porta della bottega di Sunbury.